Negli ultimi 2 giorni ho effettuato due operazioni, entrambi andati a TP. Non è stata fortuna, ma c'è una strategia dietro ogni singola mia decisione. Oggi andremo a vedere ogni mio ragionamento e ogni mia emozione dietro ogni singola operazione fatta. Quindi resta fino alla fine del video perché ti potrà essere d'aiuto per i tuoi prossimi trade. Io, raga, eccomi qui ritornato. Trade recap di 2 giorni, due operazioni effettuate e entrambi due TP. Perfetto, proprio inizio settimana alla grande e non poteva cominciare meglio, ne sono grato, ma ai livelli estremi. E andiamo a vedere come li ha fatti. Partiamo subito dal trade di ieri. Trade molto, non molto adatto alla mia strategia, ecco, come nel senso di setup e partiamo subito dal bias. Il mio bias era ribassista dovuto al fatto che qui avevamo questo minimo che per me doveva essere assolutamente sweepato, non c'era per me nessun motivo per cui questo minimo doveva essere sweepato e dovuto anche dal fatto che qui avevamo questo gap. Vedendo questo gap ho subito detto il prezzo va ribassista. Vedendo che il prezzo era ribassista mi va a segnare tutti questi massimi, massimo della Londra, massimo della Londra, massimo della Seattle. Abbiamo ulteriore gap, questo gap mi ha fatto un po' dare un dubbio sul mio bias. Diciamo che mi potevo aspettare un call long sinceramente. Il pezzo apre, ci aveva swappato qui i minimi di Londra, vedendo che c'era swappato i minimi di Londra mi aspettavo una rottura di un massimo, ecco. Cosa che abbiamo avuto? Sì, l'abbiamo avuta. Vi starete chiedendo perché non hai aspettato il rialzamento e è entrato long? Semplicissimo, lo avete davanti agli occhi, una divergenza. Qui sull'SP ci aveva formato massimi più alti. Il Nasdaq stava formando massimi più sempre più bassi. Mi sono affidato a quello che è il mio bias, anche non avendo ehm, la solita presa di liquidità in H1 e che avevamo avuto in M15. Quindi non era, come ho detto prima, non era molto da mio setup. C'è direttamente in M1 perché sul Nasdaq si stava continuando il trend che era ribassista. E vedendo questo, scendo in M1, per me non c'era alcun motivo per cui aspettare un'ulteriore conferma ribassista in M5. E oddio, questa connessione non la sopporto più. Sì, una volta che la macro apre e cosa mi vado ad aspettare? Mi vado ad aspettare rottura di questo minimo. Ero molto indeciso all'inizio, infatti stavo aspettando che ci validasse questo fair value gap. Per fortuna, diciamo adesso, ma chissà che cosa avremmo fatto, non abbiamo avuto validazione del fair value gap e il mercato scende e ci va a rompere questo minimo e dentro qui stop sopra questo massimo, TP sul minimo dell'H4. Potevo impostare il TP anche un po' più giù per riempire il gap, ma non ci avrebbe dato così tanto RR rispetto al trade che abbiamo preso. Questo è stato il trade di ieri, molto un po' complicato, diciamo. Alcune volte sì, si guida sempre il piano, ma alcune volte non è solo il piano ad avere ragione, ecco. Dovete essere voi a capire i movimenti del mercato e adattarli a quello che è il vostro piano. Questo è stato il trade di ieri. Quello di oggi è abbastanza simile a quello di ieri. Ehm, Unica cosa che l'abbiamo preso sul Nasdaq e non sull'S&P. Stessa identica cosa. Trend per me per oggi era rialzista, sì, dovuto dal fatto che qui sul Nasdaq diciamo che mi aspettavo un ritracciamento, ecco, un ritracciamento in questo breaker block che coincideva anche con un equilibrium. Vedendo questo e vedendo che sull'SP avevamo avuto questa rottura di questo massimo, quindi vedendo questo mi aspettavo un ritracciamento. E quindi cosa mi vado a fare? Mi vado a segnare tutti i minimi, ehm, qui il minimo della Londra, il minimo della Serie e qui avevamo questo fair value gap. Una volta segnato questo, stessa cosa per l'SP, scendo, si va in M5 ovviamente. Apertura del mercato, abbiamo molta divergenza.
si può vedere subito della divergenza qui, dovuto dal fatto che il Nasdaq sta formando massimi più alti, mentre poi una volta avete swippato questo minimo, stava formando minimi più alti. Quindi sul Nasdaq eravamo molto più alti rispetto all'S&P che stava formando questi massimi più bassi, e qui avevamo questa divergenza dovuta al fatto che questo minimo è più basso di questo. Quindi sì, vedendo questo e vedendo che avevamo avuto lo sweep di liquidità del minimo di, di Londra, ehi, abbiamo avuto anche rottura di questo massimo. In quel momento sto cercando un long. Non sono entrato per il motivo, non era per di macro, sono entrato e sto fuori. Una volta che abbiamo avuto la macro, il prezzo crolla al ribasso. Vedendo questo crollo, non vado più a cercare un long, dato che andando sul Nasdaq, cosa si può vedere? Questa divergenza enorme. Vedendo questa divergenza, dico, forse il long non è il momento migliore per farlo. Dico, basta il long, aspettiamo la news e vediamo cosa succede. In quel momento era abbastanza ribassista, ribassista anche perché andando in H4 si può vedere la chiusura, ci va a sweepare questo massimo. Quindi una volta aver visto lo sweep di questo massimo, ehi, diciamo, scendi in M1 non era la cosa migliore da fare, forse. Diciamo che non era la cosa migliore da fare scendere subito in M1, dato che aveva una divergenza, sì, ma un po' così, ecco. Perché in quel momento io non volevo, diciamo, non mi bastava nessun'altra conferma in M5. Però vedendola adesso, forse magari era meglio aspettarla, ecco. Comunque c'è la news, abbiamo avuto questo candelozzo in M1 in rialzista, cioè che ci va a prendere, ci va a svippare di nuovo questo massimo. Una volta che ci svippa questo massimo, abbiamo queste due candele di inversione. Io decido di andare alla rottura di questo minimo. Dalla rottura prenderò più o meno qui, TP sopra questo order block e TP sullo 0,618 di Fibonacci, dato che per colpa della regola della prop non ho potuto espandere il mio TP fino alla fine di questi minimi asiatici. Diciamo ci ha un po' salvato questa cosa, dato che abbiamo avuto questa inversione. Io qui diciamo avrei preso il parziale e messo a B, quindi con questo abbiamo preso full TP. Ora ci sta andando, secondo me ci andrà, lo andrà a spaccare. E ritornando al punto di prima della conferma in M5, se avremmo aspettato la rottura in M5, mi sembra che avevamo un trade con un RR nettamente migliore. Abbiamo avuto la rottura di questo minimo, ritracciamento avvenuto qui e ci andavamo in M1, boom, ritracciamento, invalidazione di questo fair value gap e potevamo entrare benissimo qui e ci avrebbe dato un RR nettamente migliore. E fa niente, diciamo dovevamo aspettare un po' che la divergenza non era molto pulita, ecco. Questi sono stati due trade. No, l'ultimo, quello di oggi, abbiamo fatto questo errore qui che ci avrebbe potuto permettere un trade con un RR nettamente migliore. Fa niente e niente, sono molto felice di questi 2 giorni e domani non dovrei tradare, dato che abbiamo la news, il CPI, e vedendo che la news dei job opening ha fatto questo enorme movimento al mercato, eh, non so cosa aspettarmi dal CPI di domani, ecco. Dovrei ritornare a fare trading, a fare trade giovedì con il PPI, dovrei tradare e poi regolarmente venerdì che abbiamo queste due news che per me non dovrebbero influenzare tanto il mercato, ecco. Niente, questi sono stati i due trade. Seguitemi su X e vi lascio il nick in descrizione, dove se non pubblico video comunque sono online su X, sono operativo su X, andate a seguire, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.